Oggi parleremo della componente politica in Platone, che è un aspetto fondamentale ma che per molto tempo è stato trascurato. La componente politica è specifica. Innanzitutto cerchiamo di vedere cosa intendesse Platone quando parlava di politica. Oggi siamo abituati a un concetto moderno di politica, invece Platone aveva un concetto propriamente tipicamente greco, e cioè cercare di individuare quelle linee guida che andavano seguite per la realizzazione di uno stato perfetto, potremmo dire utopico, e che regolasse la vita del cittadino passo per passo. Ovviamente questa visione è stata vista come radicale, è stata vista e criticata da molte scuole di pensiero, ma vi sono dei dati da presupporre. Innanzitutto, l'uomo greco aveva una concezione della politica totalizzante dell'individuo. Questo cosa significa? Cerchiamo di spiegare. Noi oggi suddividiamo tra cittadino, sfera privata, la privacy e l'impegno politico, mentre per l'uomo greco che viveva all'interno della polis questo non esisteva. Lo Stato era tutto, che richiedeva ed esigeva tutto e regolava la propria vita. Questo era anche possibile perché l'uomo, il cittadino greco, era abituato a vivere nella sfera della polis, quindi della sua singola città. Platone immagina uno stato perfetto e ce lo descrive, e ha caratteristiche ben precise. Innanzitutto voleva abolire la proprietà privata, voleva dare gli stessi diritti anche alle donne e aveva una serie di suddivisione dei compiti che toccava a ciascun individuo. Questo è molto significativo perché Platone in tutti i dialoghi associa l'idea di uno Stato come se fosse una persona in grande, una grande persona, composta da tutti i suoi individui, da tutti i suoi cittadini, e questi cittadini, per generare uno Stato perfetto, dovevano anch'essi essere individui, integerrimi, con dei sani valori. Platone ci parla dello stato ideale non come qualcosa da raggiungere, ma come qualcosa che c'è già stato, come un paradiso perduto, come un Edem, insomma, da riguadagnare, e inizia ad analizzare lo Stato, la tripartizione dello Stato, ed ogni cittadino avrebbe partecipato al bene dello Stato. La città-stato, la polis, si suddivideva e suddivideva i suoi cittadini in tre tipologie: i mercanti, gli artigiani, i custodi e i filosofi come terzo livello. Il grado più basso toccava agli artigiani, ai commercianti, ma anche loro avevano un ruolo fondamentale, cioè provvedere economicamente al sostentamento degli altri due livelli, degli altri due ordini, e la loro qualità, il loro valore primario doveva essere la temperanza, la sofrosione in greco antico. Il secondo livello invece toccava i custodi, i guardiani, coloro che dovevano scegliere e dovevano selezionare i nuovi nati, quando i neonati nascevano, a quale categoria appartenessero. Questi avevano una qualità perché dovevano proteggere la città e dovevano proteggere i suoi cittadini, cioè il coraggio, l'andreia dal greco antico. Invece l'ultima classe, i filosofi, dovevano vivere in piena comunanza, senza possedere nulla, in pieno regime di povertà, ma avevano il grande vantaggio di poter governare la città. E infatti il loro valore principale era la sapienza, la sofia, e questo dovevano anteporre a tutto quanto. Ma ora che abbiamo parlato dello stato ideale, passiamo ad analizzare la realtà, le costituzioni che abbiamo noi, che non sono di certo il governo dei filosofi come voleva Platone, ma sono le classiche costituzioni, la democrazia, la monarchia, l'oligarchia. E in un dialogo famosissimo, il dialogo più celebre di Platone, La Repubblica, anche il più consistente, proprio dal titolo La Repubblica, si passano in analisi Socrate, che sappiamo che è il personaggio utilizzato più spesso da Platone all'interno delle sue opere, passa in rassegna le forme di costituzioni e ne pone una serie, e le pone in una serie ben ordinata, perché dice Platone queste costituzioni si susseguiranno con un ordine ben preciso: la timocrazia, l'oligarchia, la democrazia e infine la peggiore di tutte, dirà Platone, la tirannide. Tutte queste forme di costituzioni sono forme di costituzioni che piacciono all'inizio ma poi tendono a degenerare, e ogni forma di costituzione ha un uomo al suo governo, un tipo di uomo. Ad esempio la timocrazia
ha non più i filosofi che governano, ma gli uomini che ricercano onori. L'oligarchia non ha più i filosofi al governo, ma gli uomini che ricercano le ricchezze. E infine la democrazia ha gli uomini che ricercano le libertà, ma non la libertà nel senso pieno, liberatorio, nel senso divino, potremmo dire, nel suo senso compiuto, ma le libertà nel senso di non avere nessun tipo di freno inibitore e ricercare il piacere a qualsiasi costo. E infine la tirannia, che è il tiranno che viene connotato con un vizio particolare e molto curioso, la lussuria. Lo stato ideale descrittoci da Platone è un'aristocrazia, nel senso più forte e più pregnante del termine, vale a dire uno stato custodito e retto dai migliori per natura e per educazione, fondato sulla virtù come valore supremo e quindi caratterizzato dal prevalere della parte razionale dell'anima dei suoi cittadini. La timocrazia rompe già questo essenziale equilibrio dello stato perfetto, perché sostituisce alla virtù l'onore, cercando per così dire l'effetto senza la causa. In questa forma di stato la molla della vita pubblica è la sete di onori e quindi l'ambizione, mentre nella vita privata si fa già strada la sete di denaro, abilmente celata e mascherata. L'oligarchia è per Platone, come abbiamo già accennato, essenzialmente una plutocrazia, un governo dei più ricchi. Essa segna un'ulteriore decadenza dei valori, perché alla signoria della virtù si sostituisce quella della ricchezza, che è un bene puramente esteriore. Solo i ricchi gestiscono la cosa pubblica. La virtù e i buoni vengono eclissati e vengono senz'altro spregiati la povertà e il povero. Diventa pertanto fatale il conflitto tra ricchi e poveri e resta un conflitto senza possibilità di mediazione, per la mancanza di un comune valore che sia superiore a ricchezza e a povertà. La democrazia che Platone descrive è lo Stato che nella corruzione precede e prepara la tirannide. L'insaziabilità di ricchezza e di denaro porta a poco nell'oligarchia a non curarsi di nient'altro che non sia la ricchezza. I giovani cresciuti senza un'educazione morale incominciano a spendere senza misura e si abbandonano a tutti i generi di piaceri. In tal modo i ricchi, detentori del potere, si indeboliscono, oltre che moralmente anche fisicamente, fino al momento in cui i sudditi, poveri, acquistano coscienza di ciò e alla prima occasione propizia prendono il sopravvento e instaurano il governo del popolo, proclamando l'eguaglianza dei cittadini e distribuendo le magistrature col sistema dell'estrazione a sorte. Lo Stato si riempie di libertà, ma è una libertà che, non essendo agganciata ai valori, degenera in licenza. Ognuno vive come gli pare e se vuole può anche non partecipare alla vita pubblica. La giustizia si fa assai tollerante e mite, le stesse sentenze emesse spesso non hanno esecuzione. Il morbo che corrompe la democrazia è da ricercare nella categoria degli oziosi, che amano spendere. I più animosi di questi trascinano gli altri e approfittando della libertà spadroneggiano con la parola e con l'azione, non tollerano chi parla in altro senso. Con vari metodi essi cercano di togliere ai ricchi le loro sostanze, facendo in modo che anche il popolo ne tragga benefici, ma tenendo per sé la parte più cospicua. E quando fra costoro nasca un uomo che spicchi e riesca a diventare capo riconosciuto dal popolo, un demagogo, costui ben presto diventerà tiranno. A questo punto a costui non resta altra scelta: o lasciarsi uccidere, vittima della vendetta degli avversari, o trasformarsi da capo in tiranno appunto, e così diventare da uomo a lupo. Come abbiamo visto, la costruzione dello stato ideale platonico è qualcosa di molto radicale. Non ci doveva essere la proprietà privata, tutto doveva essere gestito dai filosofi, dai governanti sapienti e ognuno aveva un suo compito e non poteva fare altro, non aveva piena libertà, potremmo dire, della sua persona, ma lo Stato lo gestiva. Già Aristotele, il suo allievo, criticherà questa visione molto rigida dello Stato. Ma la Repubblica, il dialogo che abbiamo visto, non è l'unico dialogo in cui Platone parla di politica. Vi sarà appunto un dialogo chiamato proprio il politico, vi sarà un altro dialogo chiamato le leggi, cioè proprio un manuale di istruzioni per redigere una costituzione dello Stato, potremmo dire, perfetta.
Questa è la parte politica a grandi linee. Io spero di esservi stato utile. Voi scrivete nei commenti se ho dimenticato qualcosa, se posso integrare qualcosa per spiegare meglio certi punti e certe dinamiche che magari vi sono sfuggite. Noi ci vediamo con la prossima lezione, dove parleremo dell'etica in Platone, l'etica che ha un forte intreccio con questa parte politica, perché abbiamo detto che per creare uno stato perfetto bisogna avere degli individui con degli alti valori. Grazie mille, ci vediamo alla prossima lezione.